Costruita da un'azienda che produce super yacht lunghi fino a 55 metri, il Majesty 72 riesce a condensare tutta questa grande esperienza in soli 22 metri. E noi di The International Yachting Media abbiamo oggi la fortuna di poterla provare in un'anteprima esclusiva qui direttamente al Qatar Boat Show. Seguitemi, andiamo a scoprirla insieme. Ed eccoci arrivati alla guida di Majesty 72. Stiamo navigando al minimo appena fuori dal porto di Doha e stiamo già facendo una velocità di circa 6 nodi e mezzo con un consumo istantaneo di 7 litri ora. Direi che già adesso possiamo notare come la navigazione per questo yacht non sia assolutamente un problema. È molto morbida sull'acqua, davvero con un'ottima stabilità di rotta. Proviamo ad accelerare leggermente e portiamoci intorno ai 10 nodi. Ed eccoci a circa 10 nodi, abbiamo un consumo istantaneo di poco meno di 30 litri ora e la barca ancora naviga davvero molto bene. Il livello di comfort che questa imbarcazione riesce ad esprimere è davvero alto. Acceleriamo ancora un po' e vediamo come entra in planata. A spingerci oggi abbiamo una coppia di MTU da 1600 cavalli l'uno, sono dei motori V10, quindi una grande potenza che penso ci riserverà delle ottime sensazioni. 14 nodi e mezzo, siamo già in regime di planata, stiamo consumando 114 litri ora, ovvero poco meno di 8 litri per miglio. La barca naviga molto bene, la carena penetra le poche onde che il mare poco mosso di oggi ci fa affrontare con molta morbidezza. Il livello di comfort rimane sempre molto alto, ma proviamo a accelerare e portiamoci intorno ai 20 nodi, una delle velocità di crociera più classiche. Ed eccoci arrivati a 20 nodi, stiamo consumando 186 litri ora ed è ora di provare a fare una virata, quindi senza rallentare, tutto a sinistra. E in virata Majesty 72 si comporta esattamente come un super yacht, rimane sempre molto morbida sull'acqua, non perde di velocità, siamo a 19.7 e ora andiamo ad incontrare le nostre stesse onde e vediamo come si comporta con il mare di prua. Ecco, le stiamo attraversando, ma come vedete questa imbarcazione non ne risente davvero. Proviamo ad accelerare per vedere la prestazione a tutto gas di questa imbarcazione. 25, 27, 28 nodi, 29, 29.3 nodi è la velocità di punta di Majesty 72, che è davvero una prestazione interessante per un'imbarcazione di questa stazza, che ci consente di spostarci velocemente quando ne abbiamo bisogno. Ma rallentiamo e portiamoci intorno ai 25 nodi. 25 nodi, stiamo consumando 187 litri ora e anche questa è una delle possibili velocità di crociera, direi la velocità di crociera veloce, e anche in questo caso questa imbarcazione si comporta davvero bene. Non mi resta quindi che salutarvi e rimandarvi a fra poco per la visita degli interni e degli esterni di questo magnifico Majesty 72. A fra poco! Ed eccoci rientrati in porto dopo la nostra prova in mare.
salendo i 4 scalini che ci portano in questo ambiente, troviamo questa grande dinette esterna. A poppa troviamo un grande divano lineare, direi enorme più che grande perché accoglie 6-7 persone, che è contrapposto di nuovo un tavolo centrale gigante. Qui è facile pensare come aggiungendo delle sedie da questo lato si possa facilmente cenare in 10 o 12 persone. Proseguendo in questa dinette troviamo un portellone di preziosissima fattura, penso sia prodotto dalla italiana Nemo, quindi Majesty 72 utilizza componenti davvero di alto livello, ma d'altro canto lo vediamo, la qualità è percepibile ovunque. Questo portellone che da questo lato è apribile e permette a questo grande mobile bar di comunicare con la cucina interna. Il main deck di Majesty 72 è semplicemente sconfinato. Appena entrati troviamo sul lato di sinistra dell'imbarcazione un'enorme cucina ad elle che è caratterizzata peraltro da questa prolunga che contiene, oltre a tutte le dotazioni standard, un forno ad induzione, numerosissimi frigo e congelatori e tantissimo spazio di stivaggio. Alla cucina è contrapposto un primo divano da 2 o 3 persone, mentre proseguendo e andando verso prua troviamo un secondo mobile bar, questa volta interno, e 2 divani enormi e contrapposti. Proseguendo verso prua si arriva alla postazione di comando interna, alla quale è contrapposto un altro divanetto dotato di un tavolo centrale che consente agli ospiti di partecipare alla conduzione dell'imbarcazione. La postazione di comando, la vedete, è dotata di tutto quello che serve, 3 grandi display servono per l'ausilio alla navigazione, la cartografia e la domotica di bordo, mentre qui sotto l'angolo di barra, l'autopilota, le eliche di prua e di poppa e ovviamente gli stabilizzatori che in questo caso sono pinne. Il ponte notte di Majesty 72 si distribuisce attorno a questo grande corridoio centrale. In questo caso specifico l'imbarcazione ha 2 grandi cabine per gli ospiti e 2 cabine doppie. All'equipaggio sono riservati altri 3 posti letto in 2 cabine separate. Ma seguitemi, andiamo a scoprire la master. Signore e signori, benvenuti nella Master Cabin di Majesty 72. Questa cabina è disposta per baglio e lo occupa tutto e accoglie un grandissimo letto king size centrale che attorno adesso ha uno spazio di calpestio decisamente sconfinato. Qui sul lato di dritta dell'imbarcazione trova spazio una boiserie o scrittoio e alla mia destra una grandissima cabina armadio. Proseguendo dall'altra parte troviamo un locale bagno che è composto da ovviamente i servizi igienici, un enorme lavandino in marmo e un ancor più grande box doccia separato. E il bagno privato della Master Cabin, più che un bagno, è una vera e propria suite. Qui, come potete osservare, troviamo un lavabo di grandi dimensioni in marmo e alle mie spalle un box doccia doppio che, anch'esso rivestito in marmo, è davvero di notevole fattura. Insomma, una Master Cabin che è molto simile alla stanza di un albergo a 6 stelle. Ed anche la VIP Cabin, come potete osservare, dispone di un grande letto centrale, in questo caso di dimensione queen size, e di moltissimo spazio di calpestio attorno ad esso. In questa cabina troviamo inoltre un'altra boiserie dotata di poltroncina, armadi e moltissimi vani per lo stivaggio dei vestiti. Anche la VIP, così come la Master, dispone di un suo bagno privato che, anch'esso di dimensioni molto grandi, accoglie un box doccia separato.
Due sono le cabine doppie di cui dispone Majesty 72, entrambe con letti singoli e separati, ma di dimensioni anche qui fuori scala. Queste due cabine dispongono entrambe di un proprio armadio guardaroba dedicato e condividono la day toilet per l'utilizzo dei servizi igienici. Ed eccoci arrivati al Flybridge di Majesty 72. Come potete osservare, anche qui lo spazio non manca. Stimo che ci siano circa 25 metri quadri di superficie. Qui a poppa troviamo un grandissimo divano ad U che su questo lato diventa addirittura un secondo prendisole. Centralmente troviamo un tavolo anche estensibile che serve per appoggiare ovviamente le bevande per gli aperitivi della sera. Proseguendo verso prua troviamo un altro grande divano ad U, in questo caso può accogliere 2, 4, 6, 8 persone e al suo centro troviamo un altro tavolo di servizio. Proseguendo verso prua troviamo sul lato di dritto la postazione di guida dalla quale mi avete visto fare la prova in mare, mentre contrapposta adesso un altro grande divano ad U che di nuovo, così come nel main deck, consente agli ospiti di assistere alla navigazione. Tornando un pochettino indietro troviamo questa cucina esterna ad U che accoglie frigo, congelatori, banco bar, un altro forno e una piastra ad induzione e ovviamente tantissimo spazio di stivaggio. Percorrendo gli oltre 20 metri che compongono questo grande passavanti si arriva alla prua. Anche qui troviamo un grandissimo divano ad U contrapposto un'altra volta ad un grande tavolo centrale che in questo caso può essere anche abbassato, e con l'aggiunta di un ulteriore cuscino qui otteniamo un secondo enorme prendisole. Tutta questa zona può chiaramente essere ombreggiata con dei pali in carbonio e con dei teli in modo da assicurare l'ombra anche in questa posizione. Se siete quindi alla ricerca di un grande flybridge realizzato con la cura e l'attenzione maniacale che solo un grande costruttore di super yacht sa dare a un'imbarcazione, allora Majesty 72 è certamente lo yacht che state cercando. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.